Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare l'ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via al video progetto. Con questo progetto non voglio solo farvi divertire con l'uncinetto, ma ci divertiamo anche a personalizzare un nostro accessorio, che in questo caso sono questi orecchini qua. Ci divertiamo nel dare a loro carattere con un accessorio molto piccolo all'uncinetto. Per quanto mi riguarda sono già molto carini così, perché sono neri, eleganti, quindi sono molto pratici, quindi vanno bene per tanti look. Però, vista che arriva la bella stagione, perché non personalizzarli ancora di più? Intanto avete bisogno di un filato sottile, io sto utilizzando un filo di Scozia numero 5, un paio di forbici, un paio di orecchini a scelta vostra, potete anche crearli proprio nuovi, quindi aggiungere direttamente solo la codina, e l'uncinetto più piccolo con il quale riuscite a lavorare. Nel mio caso io ho preso questo, che è un numero 2 da cotone e da 1,50 mm. Se non riuscite perché è troppo piccolo, non fa niente, potete anche aumentarlo leggermente. Bene, iniziamo subito e vediamo di cosa si tratta. Per questo progetto non c'è niente di più facile rispetto a quello che vi sto mostrando. In pratica ho creato un piccolo fiore all'uncinetto che ho inserito sul mio orecchino, che è pronto da indossare. Praticamente devo solo indossarlo e ho già un piccolo particolare che lo arricchisce tantissimo. Io ho scelto questo colore grigio perché avevo bisogno di un filato sottile, però nulla vi vieta di mettere un filo lucido, quindi un lurex, oppure addirittura un filato multicolor, quindi sfumato, comunque pieno di colore. Immaginate che vi create un bel po' di questi fiorellini, utilizzate come base lo stesso orecchino e in base al look che indossate, che ne so, oggi indossate il blu, indossate il fiore blu, oppure indossate un vestito fucsia, magari ci aggiungete un fiore viola per creare un po' di contrasto e in pochi secondi siete veramente chic e alla moda. Ora prendiamo il filo all'uncinetto e vediamo come si crea. Vi assicuro che è veramente facilissimo. Iniziamo semplicemente piegando il filo su di sé in questa maniera e si crea questa asola a incrocio. Entro con l'uncinetto, prendo il filo, lo tengo qui e vado a creare un nodino facendo semplicemente un punto catenella. Ora mi alzo con altre due che creo la maglia alta e mi serve una e due di separazione, quindi come primo movimento vado a fare ben 5 catenelle. Carico una volta, entro nel cerchio che si è creato, prendo il filo e vado a fare prima un passaggio dalla prima asola, poi andiamo a fare un secondo passaggio e un terzo. È una maglia alta, ma è una maglia alta che viene utilizzata per creare una stabilità maggiore rispetto alla classica. Poi vado a fare una, 2 catenelle, carico, vado sempre nel cerchio e vado sempre a fare un passaggio, un secondo passaggio e un terzo. Qui cercate di lavorare il più stretto possibile. Sempre 2 catenelle di separazione, carico, un passaggio, un secondo passaggio e un terzo. Ok, ora vedendo il modello di base dobbiamo avere 5 spazietti, di conseguenza abbiamo anche 5 maglie alte. 1, 2, 3 e 4, vado a fare quindi 1, 2 catenelle, carico l'ultima maglia alta, 2 catenelle e mi devo chiudere qui sulla prima. La distanza è tantissima, quindi ora cosa faccio? Per non creare spazietto nel stringerlo,
l'ho tirato fuori il cappietto che era arrotolato, stringo tantissimo finché si avvicinano, notate, e mi vado a chiudere contando 1 2 sulla terza catenella che ho fatto. Maglia bassissima, eccolo qua. Ora iniziamo a fare i petali. È un lavoro molto facile, l'unica difficoltà è che magari lavorando con un uncinetto molto piccolino ci fa fatica perché vi sfuggono. Vado nel primo spazietto disponibile, prendo il filo, vado direttamente a fare un punto basso e 2 catenelle, carico, entro, vado a fare la maglia alta sempre alla stessa maniera, quindi un passaggio, un secondo e un terzo, un'altra maglia alta, poi vado a fare 2 catenelle, carico, continuo a finire il petalo facendo sempre 3 punti alti, 2 punti alti e 3 catenelle, 1 2, poi vado a fare 1 2 3 catenelle, mi chiudo, tirate, vedete con il dito dovete tirare questo petalo perché vi dovete chiudere proprio sulla maglia alta con un punto bassissimo, fate attenzione, eccolo qua. Vado nel prossimo spazietto, prendo il filo, poi vado a fare punto basso e 2 catenelle, carico e continuo a fare il petalo. Ora dopo i 3 punti alti iniziali praticamente io devo fare solo una catenella di separazione, faccio solo una, io adesso continuo. Voi direte ma prima ne fate 2, sì, ne ho fatte 2, vi spiego anche il perché. Perché io andrò a utilizzare questo petalo per inserire l'orecchino, quindi io lo inserisco e deve essere inserito questa maniera qua, perché il davanti mi resta così. Se avessi fatto solo una catenella non avrebbe avuto questa libertà di movimento che ha adesso, notate. In queste altre c'è solo una catenella di separazione e non ha tanto spazio di movimento. Ora vado a finire anche il secondo orecchino, il secondo fiore, e poi vediamo le considerazioni finali. Però mi raccomando, lavorate il più stretto possibile e cercate di resistere fino alla fine, perché se no rischiamo di avere un fiore un po' più grande, uno un po' più piccolo e viceversa. Quindi è facilissimo. Arrivata qui vado a fare le catenelle, spingo, entro qua dove c'è la maglia alta, faccio maglia bassissima, vado nello spazietto, punto basso e 2 catenelle. Eccoli qui finiti. Immaginate che li potete arricchire con qualsiasi cosa, magari con delle mini perline, con un bel filato sottile, magari da cucito nero o grigio. Potete farli colorati, come ho detto, con filato colorato, oppure ve ne fate di ogni colore un paio e in base all'occasione li cambiate. Sono facilissimi, si fanno in qualche minuto, però vi posso assicurare che il risultato finale è veramente fantastico. Poi sono super leggeri. È normale che se mettiamo su delle perline o se mettiamo qualcosa di più grosso magari si inizia a sentire un attimo il peso, però parliamo sempre di un filato, quindi non è molto pesante rispetto a un orecchino pieno di filo, di perline e di tante altre cose, magari anche della colla. Qui praticamente tutto fatto a mano, pure i cappietti dietro li ho nascosti con un ago molto sottile e come notate non si vede nemmeno.
Qui se vi dà fastidio questo aspetto potete fare un cerchio e cucirlo in seguito, però per quanto mi riguarda va benissimo perché deve essere visto che è stato fatto a mano e non è stato fatto in serie in un'azienda, una fabbrica. Fatemi sapere cosa ne pensate, io li trovo deliziosi e oggi li andrò anche a indossare, quindi non vedo l'ora. Vi mando un grosso abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video progetto. Scusate, mi stavo perdendo perché sono veramente leggerissimi e sono anche molto belli.